Bentornati sul canale per questo nuovo video, il terzo della serie tra Cina e Corea del Sud. Quest'oggi esplorerò la città di Seul, che coniuga modernità e storia alla perfezione. La città è una immensa metropoli, ma con mia grande gioia non ha perso il contatto con il suo passato. Visiterò un sacco di palazzi risalenti alla dinastia Joseon, poi villaggi tradizionali, le mura di Seul con una splendida vista sulla città, ma anche quelli di Suwon. E mi inoltrerò poi per le zone più moderne e affollate con il Seul Lantern Festival. Come sempre ci sarà modo di esplorare anche i mercati locali e le zone un po' più autentiche con tutte queste insegne di cui non capisco un H, però sono molto affascinanti. Quindi preparate cappotto, berretto, guanti, maglia termica e tutto l'occorrente, perché qui si arriva fino a -10. E iscrivetevi al canale per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi video. Un piccolo spoiler: nella prossima puntata vi porterò al confine con la Corea del Nord. Carissimi, buongiorno e benvenuti dalla Corea del Sud. Sono partito ieri sera da Shanghai e dopo un giro infinito tra treno, metro, autobus e camminata sono arrivato nel mio appartamento a Seul. Appartamento che è un po' piccolino. Room tour della stanza a Seul. Porta d'ingresso qua, poi si ha una bellissima scrivania un po' disordinata con una stufa elettrica perché fa molto freddo, televisore, condizionatore, una sedia, bisogna stare attenti perché qua non ci si passa, poi si passa subito al letto, anche questo un po' disordinato, frigo, freezer, qua c'è un appendiabiti, là ci sono altri appendini e poi la parte forte, fortissima, qua c'è il water, c'è il lavandino, ma non è tutto perché là sopra c'è la doccia. Cambiando la valvola del lavandino si passa da lavandino a doccia e si può attaccare anche qua, così si riesce benissimo a cacare e farsi la doccia insieme. Comunque sono super cotto ma molto felice di essere qui. La prima cosa che devo fare è andare a chiedere informazioni per i trasferimenti dei prossimi giorni, visto che esplorerò un po' tutto il paese e i trasporti a lunga percorrenza non possono essere prenotati online. Arrivo nella stazione che praticamente è un centro commerciale, sono i giorni dell'uscita di Squid Game, quindi c'è tantissimo hype. E tra l'altro mi ero dimenticato, oggi è Natale! Quindi niente, tanti auguri, un po' in ritardo. Comunque biglietto per Hongju preso e ora posso iniziare con l'esplorazione della città. Per i trasporti urbani in tutta la Corea c'è un'unica carta che si ricarica in tutte le stazioni di metro e treni o anche nei convenience store come 7-Eleven. Molto comoda, ricordatevi di passarla sia all'entrata che all'uscita. In alternativa si paga anche in contanti, ma costa di più. Comunque vi spiego bene questa cosa perché non è immediata. Per gli autobus a lunga percorrenza non ci sono compagnie come, diciamo, Flixbus, che ovunque vai puoi acquistare i biglietti per tutto il territorio nazionale. Ma è come se fossero autobus extraurbani e qui a Seul non ho potuto acquistare tutte le tratte per tutto il paese. Per i treni però è diverso, qui a Seul sono riuscito ad acquistare biglietti per tutta la Corea. La cosa comoda, a differenza degli autobus, è che se finiscono i biglietti si possono comprare comunque i posti per stare in piedi. Altra cosa da sapere è che Google Maps non funziona bene. Qui usano Navier Map e, a differenza della Cina, i taxi qui costano parecchio. Per i taxi ci sono una marea di applicazioni, da Uber fino a K-Ride e Kakao T. Io non ho trovato un'applicazione più economica e comoda rispetto alle altre. Dopo aver attraversato bancarelle, mercati e altre zone meno turistiche,
arrivo a Jongminjo ed essendo l'ultimo mercoledì del mese il biglietto è gratuito. Questo è uno dei santuari confuciani più antichi e meglio conservati al mondo. Venne costruito alla fine del XIV secolo, quindi durante la dinastia Joseon, che governò tra il 1392 e il 1897. Qui i membri della famiglia reale venivano a celebrare riti ancestrali per re e regine defunti, oltre a pregare per lo Stato e per il popolo. Il sito comprende 3 aree distinte ed è veramente grande. Inoltre dal 1995 è patrimonio UNESCO. L'unica cosa che mi dispiace qui è che non c'è neve. Freddo fa freddo perché siamo sotto zero, ma non ci sono precipitazioni e a livello di colori purtroppo è un po' tutto spento. Comunque il santuario venne distrutto nel XVI secolo durante l'invasione giapponese, ma venne poi ricostruito nel XVII secolo. Ancora oggi le persone si riuniscono una volta all'anno per onorare gli antenati della dinastia Joseon. La cerimonia si svolge a inizio maggio e comprende canti e danze risalenti a 600 anni fa. Vista la prima area, passo alla seconda, quella di altro scioglilingua impronunciabile Myeonjeonjeon. Qui c'è l'edificio principale di tutta l'area Changgyeonggu. In questo palazzo i re conducevano i loro affari, tenevano le cerimonie e ricevevano i funzionari stranieri. Venne costruito nel 1484, ma venne bruciato dai giapponesi nel 1592 e poi ricostruito nuovamente nel 1616. Comunque, questo è il mio pranzo di Natale, sperando che non mi ritorni il cagotto. Perché sì, per chi non ha seguito i video precedenti, sono partito dall'Italia con lo stomaco un po' sottosopra e quindi le tappe precedenti, Nanchino e Shanghai, sono state un po' difficoltose a livello di cibo. Ma visto che oggi è Natale, qualcuno si chiederà: ma non sei triste che sei dall'altra parte del mondo, senza famiglia, da solo, hai mangiato al supermercato, fa freddo, perché fa freddissimo, e cose varie? E no, in verità no, per niente, perché fa tutto parte dell'esperienza, della mia esperienza di viaggio. Insomma, sono molto contento di essere qua e nonostante sia da solo, nonostante faccia freddo, nonostante abbia mal di pancia, nonostante abbia mangiato al supermercato, sono veramente contentissimo. Quindi vi faccio tanti auguri di buon Natale, anche se il video uscirà molto più tardi di Natale, e a tutti gli amanti dei viaggi, semplicemente. La cosa dell'esperienza di viaggio non è una cosa che tutti possono comprendere, perché per molti magari l'esperienza di viaggio è quella nell'hotel con la piscina o comunque weekend a Londra, quello che è. Io ho superato un po' quella fase e sono nella fase esplorare il più possibile. È per questo che oggi per me è un giorno come un altro, in cui io riesco a esplorare il più possibile e quindi sono contento di questo. E poi guardate che luce c'è, ma come faccio a non essere contento? Come dicevo prima, il sito è molto grande e non sono riuscito a vedere tutto, perché piuttosto di vedere tutte e 3 le aree in fretta ho preferito rallentare. L'ultima parte la vedrò domani. Dopo questo sito mi tuffo nuovamente nelle vie che alternano centinaia di insegne luminose a stand del cibo. Poi, visto che non ho faticato abbastanza, mi dirigo verso un percorso lungo le mura della città. Da qui si ha una bella vista dall'alto
quindi la strada per arrivarci è tutta in salita. Prima però si passa dal quartiere dei Murales. Curiosità, quasi ogni città ne ha uno. Là in fondo si vede un altro percorso sulle mura dall'altra parte della città. Seul è ovviamente la città più grande del paese. La sua popolazione conta 9.600.000 residenti, ma l'area metropolitana raggiunge i 26 milioni, quindi più della metà del paese e quasi la metà di tutta l'Italia. A pensarci è abbastanza impressionante. Comunque anche le mura di Seul risalgono alla dinastia Joseon, in particolare la loro costruzione iniziò nel 1395. Durante l'era coloniale giapponese, tra il 1910 e il 1945, buona parte delle mura venne distrutta con il fine di modernizzare la città. Oltre a questo, il Giappone asfaltò le strade e costruì palazzi in stile occidentale. Della serie ha fatto anche cose buone, ma senza bonifica delle paludi. Questa è la vista dall'altra parte e poi in verità le mura continuano. Ma mi sa che io adesso tornerò indietro verso il centro, diciamo. Dopo la liberazione da parte degli americani, il paese attraversò un'altra crisi, tra Corea del Nord e Russia da una parte e Stati Uniti e Cina dall'altra. Ma questa è un'altra storia. Se vedete tante croci è perché il cristianesimo è la religione più diffusa nel paese. In realtà più della metà della popolazione si professa non religiosa, ma il cristianesimo con 13,5 milioni di fedeli è la religione più diffusa. Dopo questa bella passeggiata, come non continuare se non con un'altra passeggiata? E tutti questi sono baracchini dove mangiare. Qui sono lungo il fiumiciattolo, che è totalmente impronunciabile, Cheongyeoncheon. Diciamo che va bene così. Questo corso d'acqua è lungo circa 11 km e nel 2005 venne riportato alla sua bellezza originale con un progetto di riqualificazione urbana. La zona è bellissima perché si può camminare lungo il letto del fiume e nel periodo invernale ci sono tutte queste installazioni per il Seoul Lantern Festival, che dura da metà dicembre a fine gennaio. Tra l'altro accanto alle installazioni ci sono una marea di stand con street food che io non posso mangiare, mannaggia al mio stomaco, però sembra tutto molto buono. Nonostante il freddo estremo, tra installazioni, palazzi moderni, mercatini, varie cose a tema Squid Game e spettacoli di luci, si passa molto volentieri il tempo da queste parti.
Buongiorno, buongiorno. Seconda giornata piena a Seul. Oggi è una bella giornata di sole e riprendo l'esplorazione del sito di ieri che non avevo finito. Quindi ritorno verso l'area visitata ieri. Per ricapitolare, ieri ho visto Jongmin-jo, Myeonjeonjeon e oggi visiterò Changdeok-gung. Il biglietto d'ingresso costa 1000 won e per arrivarci passo per l'area già vista ieri. Il palazzo che visito oggi è uno dei palazzi reali meglio conservati della dinastia Joseon. È patrimonio UNESCO dal 1997 ed è considerato un capolavoro dell'architettura coreana, con edifici in perfetta sintonia con la natura. Questo fu il primo palazzo ad essere ricostruito nel 1610 dopo l'invasione giapponese e servì come palazzo principale della Corea per circa 270 anni e 13 diversi re. Questa specie di piazza era il luogo dove avevano vita la maggior parte degli eventi e cerimonie. Una particolarità è che non si può entrare negli interni, si guardano solo da fuori. Questa è la zona del trono. E c'è gente con vestiti tradizionali. Se non sbaglio, se ti vesti con questi vestiti entri gratis. Allora, alla fine ho saltato il Secret Garden perché c'ha degli orari di visita prestabiliti e non mi andava di attendere praticamente un'ora. Però sono già arrivato al villaggio tradizionale, che mi sa che è molto molto turistico e meno tradizionale di altri che ci sono in giro per la Corea, però comunque le case sono molto belle. Belle le abitazioni, ma decisamente troppa gente. Infatti mi è venuto da pensare ai poveri abitanti che vivono qui, perché sì, il Bukchon Village ha la più grande collezione di hanok privati della capitale. Qui ci sono 900 abitazioni tradizionali che risalgono alla dinastia Joseon, anche se poi sono state ristrutturate più recentemente. Questo è uno studio praticamente dove si possono fare delle fotografie, molto classico. La cosa è che ci sono un sacco di oggetti dentro e non è custodito. C'è veramente un po' di tutto. Questa è una delle classiche cose di cui si dice in Italia non resisterebbe 5 minuti.
Comunque mi sposto dal villaggio Ano, passo dal museo del folklore e arrivo al palazzo Gyeongbokgung, letteralmente il palazzo benedetto dal cielo. L'entrata costa 3.000 won e questo è il primo palazzo costruito dal fondatore della dinastia Joseon nel 1395 e il più grande tra i 5 palazzi costruiti durante la dinastia e rimasti ancora fino ad oggi. Venne distrutto dai soliti giapponesi, che hanno fatto veramente un disastro, a fine 1500 e pensate che rimase vuoto per 273 anni. Nel 1867 furono 500 gli edifici restaurati o costruiti nuovamente. Il problema? Durante il periodo coloniale giapponese, tra il 1910 e il 1945, il 90% di questi edifici vennero distrutti, per poi essere restaurati nel 1990. Le figure di animali e umani sui tetti servono a scacciare gli spiriti maligni e a garantire la pace. Qui si può anche assistere al cambio della guardia reale, che si tiene 2 volte al giorno. Purtroppo io non sono riuscito a vederla. Questo albero un tempo veniva usato per misurare le distanze, infatti i Simu Tree, così si chiamano, venivano piantati ogni 400 metri ed erano quindi utili per i viaggiatori. Comunque non so come facciano loro perché fa freddissimo e quei vestiti non coprono abbastanza. Comunque, bello anche questo palazzo, anche se devo dire che le decorazioni sono molto simili a quelle dei 2 visti ieri. Uscito dal sito mi imbatto in una piccola manifestazione che penso sia collegata al casino successo a inizio dicembre, con il presidente che tra il 3 e il 4 dicembre ha dichiarato la legge marziale. Ora il presidente è sotto processo e la situazione non è del tutto stabile, ma il paese è comunque al 100% sicuro. Sono arrivato nella città di Suwon, che si trova a sud di Seoul, e la cosa molto bella qua è questa cinta muraria praticamente, sto raggiungendo in questo momento, che è quasi perfettamente conservata e ha anche altri elementi come una fortezza eccetera eccetera, ma fa un freddo. Io non so come facciano loro, alcuni sono vestiti totalmente estivi, altri con felpe, cose del genere. Non lo so, io non soffro quasi mai il freddo, però cacchio. Per andare a Suwon, metro numero 1 in direzione Sinchon. Qui si arriva sia in metro che in treno. Io ho preferito prendere la metro, che ci mette di più, così ho riposato un pochino. Comunque la fortezza venne costruita tra il 1794 e il 1796, quindi sempre durante la dinastia Joseon. La storia è un po' intricata perché fu re Jeonjo a costruirla e lo fece per ospitare e onorare le spoglie del padre, il principe Sado, che venne ucciso dal proprio padre. Perché venne ucciso? Per aver disobbedito a un suo ordine di suicidio.
sembra quasi una barzelletta, ma vabbè. La fortezza e il palazzo sono patrimonio UNESCO dal 1997 e comprendono anche le mura, con le 4 porte principali. Essendo che ci siamo un attimo allontanati da Seoul, si vede anche una stella, il cielo è quasi nero, non c'è più così tanto inquinamento luminoso. Bello che qui è totalmente ghiacciato. Freddo a parte, la camminata sulle mura è decisamente piacevole. Se venite a Seoul vi consiglio assolutamente di venire anche qui. Comunque, la città mi è piaciuta, però non del tutto. Probabilmente il fatto che non stessi così bene, tra l'altro tra qualche giorno mi verrà la febbre, e il freddo incredibile hanno contribuito a non farmi innamorare perdutamente della città, che, ripeto, mi è piaciuta, però forse mi aspettavo un po' di più. Siamo arrivati alla fine di questo video. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e se non lo siete già vi chiedo di iscrivervi per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi video. La prossima puntata sarà dalla DMZ, la zona al confine con la Corea del Nord.